Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo video andremo ad analizzare le basi di Position Absolute e Position Relative, andando in particolare a fare chiarezza su quella che è la loro relazione e andando a guardare a quelle che sono le implicazioni che derivano dal loro utilizzo. Andiamo subito nel codice a scoprirlo. Bene, come potete vedere mi trovo già in VS Code e ho inizializzato un po' di markup giusto per avere questo div con classe parent, che è questo rettangolo grigio che wrappa tutto il resto del nostro contenuto. Abbiamo poi un paragrafo, abbiamo un div che ho chiamato child, che è questo quadrato viola, e poi ancora del testo. Passiamo quindi subito al nostro CSS e andiamo a targettare proprio il nostro child e andiamo a vedere cosa succede dichiarando un position absolute sul nostro child. Come possiamo notare è cambiato sicuramente qualcosa a livello di layout e ciò che è cambiato in particolare è che questo elemento child non fa più parte del flusso HTML, ossia gli altri elementi, quindi i due testi in particolare, si comportano come se questo elemento non esistesse, come se non facesse parte del layout. E questa è la prima cosa da tenere bene a mente quando si utilizza Position Absolute. L'elemento in questione verrà rimosso dal flusso HTML e gli altri elementi che lo circondano semplicemente lo ignoreranno, quindi si riorganizzeranno per diciamo fare in modo che questo elemento venga ignorato, come in questo caso. L'altra cosa fondamentale da notare con Position Absolute è che in realtà l'elemento in sé per sé non si è spostato. Infatti, se proviamo a commentare per un attimo il Position Absolute, vediamo che lui è attualmente posizionato in questa zona. Se noi decommentiamo il Position Absolute, vediamo che lui non si è mosso di un pixel in realtà. È ciò che gli sta intorno, semmai, che si è riorganizzato, ma di per sé l'elemento è rimasto dov'era. Quello che Position Absolute, così come altri metodi di posizionamento che non siano il posizionamento di default, ossia Position Static, ci permettono di fare, è avere accesso a delle proprietà di offset. Quindi abbiamo accesso a una proprietà che si chiama top, una che si chiama right, una che si chiama bottom e una che si chiama left. Queste quattro proprietà definiscono quindi l'offset rispettivamente dall'alto, da destra, dal basso e da sinistra e possono essere chiaramente utilizzate in congiunzione con la width e la height stessa dell'elemento. Proviamo ad esempio a definire un top di 0. Come possiamo vedere il nostro child, il nostro div viola, in questo momento è largo 50 pixel, alto 50 pixel e si sposta di 0 pixel a partire dal top. Stessa cosa possiamo dire ad esempio con left. Noi ci vogliamo spostare di 0 pixel a partire da sinistra e quindi il nostro child sarà appiccicato, diciamo, nell'angolo in alto a sinistra. Commentando un momento la width, possiamo anche andare a definire un valore per la proprietà right, diciamo ad esempio 100 pixel, e come possiamo vedere in questo momento il nostro child si sta staccando a partire da destra di 100 pixel. Non necessariamente dobbiamo usare dei pixel, potremmo usare ad esempio degli m, potrei dire 50 m, e ovviamente sono così tanti che in questo momento il div sta facendo overflow e non riusciamo a vederlo. Potrei dire ad esempio 50% e quindi lui si staccherebbe da destra esattamente del 50%. Stessa cosa andando a commentare l'altezza, potrei andare a dire con bottom. Potrei dire che io mi voglio staccare dal basso di 200 pixel ad esempio e quindi succederebbe questo. Proviamo per il momento a rimuovere tutti gli offset tranne top e left che li lasciamo a 0 e proviamo a rimettere width e height a 50 pixel. Come possiamo vedere in questo momento noi ci stiamo riferendo a top e left relativamente alla window della nostra pagina.
in particolare all'elemento root, quindi HTML, all'elemento più esterno di tutti. E questo accade perché di default, quando noi settiamo position absolute su un elemento, quello che accade è che l'elemento, in questo caso child, va a ritroso nell'albero HTML a cercare il primo containing block. Quando lo trova, quello sarà l'elemento a cui, diciamo, questi offset faranno sempre riferimento. Adesso quindi bisogna capire che cosa sia un containing block. Beh, in questo caso noi non abbiamo mai definito un containing block, quindi di default il containing block è sempre l'elemento root HTML. E infatti in questo caso possiamo vedere che noi ci stiamo riferendo con questi offset top 0 e left 0 proprio all'elemento HTML, all'elemento più esterno di tutti. Come possiamo fare a definire un containing block più interno? Ad esempio, noi vorremmo riferirci a questo containing block, al nostro parent, e dunque agire con questi offset riferendoci sempre a questo rettangolo grigio. È molto semplice, in realtà ci basta andare qui nel nostro parent a dichiarare un position relative. E come possiamo vedere adesso i nostri offset top 0 e left 0 si riferiscono a questo container, quindi a questo div grigio, il nostro parent, non più all'intera window, quindi non più all'elemento HTML, ma all'elemento parent, proprio perché noi da CSS siamo intervenuti dicendo che questo elemento deve avere un posizionamento relativo. E questo, diciamo, è il caso d'uso tipico per position relative, che vedrete utilizzare 9 volte su 10. Position relative lo andiamo a utilizzare tipicamente quando vogliamo far diventare un elemento il containing block di riferimento per un altro elemento suo figlio che avrà posizionamento assoluto. E la cosa importante da notare è che non è necessario che questo figlio sia esattamente il figlio diretto. Io potrei avere una gerarchia, diciamo, arbitrariamente annidata di questi div. Potrei avere un div con dentro un altro div. Il mio child va ad inserirsi appunto dentro un altro div che a sua volta è figlio del mio parent. Quindi non c'è più una relazione di genitore-figlio, ma piuttosto di nonno e figlio, ma come vedete il giochino funziona lo stesso. Il mio child è sempre posizionato in maniera assoluta rispetto a questo parent che è posizionato in maniera relativa. Ovviamente, come dicevo prima, posizionare un elemento in maniera assoluta ha come effetto diretto quello di rimuoverlo dal flusso HTML e quindi di default, come possiamo vedere, lui sta sopra agli altri elementi. In particolare, se proviamo ad aumentare un po' il top, ad esempio 30 pixel, e proviamo anche ad aumentare un po' il left, ad esempio a 50 pixel, ci accorgiamo che proprio questo elemento, essendo posizionato in maniera assoluta ed uscendo dal flusso dell'HTML, sta sopra agli altri elementi e quindi va a coprire il nostro testo in questo caso. Quello che possiamo fare, ad esempio, è giocare con l'ordine di stacking di questi elementi. Come abbiamo detto, di default position absolute rimuove dal flusso dell'HTML l'elemento e quindi lo porta in cima a tutti gli altri. Possiamo ovviamente agire su questa cosa e modificarla. Andiamo ad esempio a targettare il nostro parent e i paragrafi che stanno al suo interno, quindi in particolare questo paragrafo e quest'altro paragrafo. Possiamo anche andare a rimuovere il div che abbiamo messo in precedenza, non cambia assolutamente nulla. Andiamo a definire uno z-index diverso da 0, perché 0 chiaramente è il valore di default che hanno tutti gli elementi HTML, e andiamo a definire uno z-index più alto, perché noi vogliamo che appunto il testo stia sopra al nostro div attualmente in position absolute. Quindi andiamo a definire ad esempio uno z-index di 1, è già sufficiente mettere 1. Ovviamente così ancora non funziona perché ogni volta che noi diamo uno z-index è necessario posizionare l'elemento in questione. Quindi è sufficiente dare un position relative a questi paragrafi
e lo z-index funzionerà. A questo punto, come possiamo vedere, il nostro testo è in sovraimpressione rispetto al div viola. Bene, queste erano un po' le basi di position relative e position absolute. Sicuramente in futuro usciranno altri video riguardo l'argomento. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche richiesta in particolare e se il video vi è piaciuto chiaramente lasciate un like e un commento e considerate anche di iscrivervi al canale per non perdere contenuti come questo. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video.